Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere quelli che sono i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo finalmente un video di Laura Pausini, una cantante famosa in tutto il mondo. Non l'abbiamo mai vista ad oggi in nessun brano, non vedo l'ora di fare questo react con voi. Partiamo! Quando tu finisci le parole, sto qui, forse a te ne servono due sole, sto qui. L'emozione è tantissima, ovviamente questo, come avete già capito, è il live degli Oscar. Laura Pausini, la nostra pioniera italiana che è riuscita ad andare agli Oscar. Lei ha la capacità di avere una comunicazione, un'interazione con il pubblico molto semplice, tra virgolette, perché apparentemente è semplice, ma potentissima. Io credo che forse potrei dire una cavolata, però è una delle più potenti italiane che io conosca. Può piacere o no, può essere molto pesante a volte nella sua modalità, molto statica a volte di cantare, magari con poche variazioni, molto schematica, molto diciamo anche ripetitiva nelle strutture delle canzoni forse, però comunque centra sempre, cioè riesce a fare sempre un centro dentro il cuore di molte persone e non solo in Italia, e questo è da dire perché comunque ci sono pochissimi artisti italiani che riescono a colpire il cuore delle persone fuori dall'Italia e lei ci riesce, quindi io ho avuto piacere di vederla anche in alcuni momenti al di fuori dei concerti, di sentirla parlare in palco, anche di esprimersi in modo molto sincero, e lei è esattamente così, come canta lei è, ed è una ricchezza che secondo me negli artisti è quasi fondamentale per essere così stabili. È una roccia ben ancorata a terra, ben radicata a terra e sicuramente una grandissima professionista. Lei difficilmente sbaglia, è una tecnica che ha curato nel tempo, ha dovuto curare col tempo, era partita con molta poca tecnica, ma poi si è resa conto che comunque doveva avere delle strutture che le permettessero di durare anche nel tempo, e questo lo si sente tantissimo. Qui ha avuto un momento di emozione alla fine della frase, ma veramente ha una capacità di rimanere centrata che è paurosa da quanto è brava questa artista. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Ma che location pazzesca, cioè voi immaginate di essere lì in questa pedana con molto spazio al centro e questa diciamo orchestra intorno, questo pianista che suona e tu non puoi fare un minimo errore. Io credo che l'emozione sia fortissima. Qui lei sta utilizzando dall'inizio un falsetto soffiato nella voce, quindi una voce con aria, comincia adesso in questa parte a metterci qualcosina molto lineare, niente vibrato, tipico di Laura Pausini. Se lo mette solo in alcuni punti, molto, molto poco, e anche un po' rigido come vibrato. In questo caso fa un piccolo riff, lo riascoltiamo subito. Questo lo mette molto spesso alla fine delle sue frasi. Andiamo avanti. Comincia ad andare un po' anche sulle risonanze nasali con questa vocale. Quindi ha utilizzato
una parte di ring in questa I molto nasalizzata e poi torna in basso con questo di nuovo falsetto soffiato. Non ha un grande abbassamento laringeo, comunque rimane sempre neutra più o meno, anche in queste note basse cerca di rimanere comunque con una laringe neutra. Avete sentito, no? Questo soffiato comunque leggero, non appoggiato in basso. Non sai più dove andare, sto qui. Ecco, forse in questa I un pochino, forse ha abbassato leggermente per dare una I un po' più bassa, ma pochissimo, riascoltiamo. Sto qui, Leggermente. E torna su. scappi via o alzi le barriere. Sto qui, quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Ottimo controllo fino adesso, questo falsetto soffiato portato qui. Quando ha dato leggermente di più nella frase prima, in un passaggio solo, lei utilizza molto anche questa risonanza qui, anche in una posizione particolare della lingua, che le dà quel tipo di suono che è caratteristico suo e passa proprio in modo molto diverso da un suono pieno a un suono più morbido. Sembra che quando proprio fa questo falsetto soffiato è proprio rilassata, mentre quando fa un suono molto molto più carico sembra molto più incisiva e anche un po' più tesa, più rigida, forse anche nel suono. Questi passaggi con le I sono in ricerca di un suono un po' più pieno, però ancora molto larghi. E perché questo? Anche perché comunque è in una zona tonale dove lei non riesce a spingere così tanto in ring, cosa che invece fa poi con la A dopo. Anche la U è molto difficile da rendere molto sonora, infatti nel passaggio è rimasto un po' larga la U come la I, e poi ha aperto totalmente nella A. Riascoltiamo questo passaggio. Passaggio completamente diverso sulla A, totalmente in ring. E qui lei, essendo un po' più rigida in questa nota, in questa I più spinta, diciamo tra virgolette spinta più ring, però in una tonalità più corretta per lei per riuscire a dare più suono, perché ha una nota più alta, dà ovviamente un approccio diverso al suono, quindi riesce a dare ancora più grinta e ancora più armoniche. E poi cerca di passare nel soffiato, però essendo rigida lo fa in modo meno morbido di prima. Ovviamente bellissimo, è bravissima, perché è molto difficile, direi difficilissimo. Quindi ve lo faccio risentire quel passaggio con la I, dove lei dà ring e poi molla. Qui si sente che ha appena dato, quindi tornando indietro nel falsetto soffiato di nuovo leggermente più rigida, ma recupera in modo eccellente. Si ama, lo sa, serve incanto e realtà, a volte basta quello che c'è. Belli anche queste A dove tenta di dare un po' più suono, ma non totalmente in ring, rimane sempre molto coerente. La vita davanti a sé. Lo so, non lo so io. Che destino
e ha dato tutto, cioè qui ha proprio aperto, ha dato suono, e lei, proprio questa è Laura. Come avete sentito anche il passaggino dell'unico riff che ha fatto era uguale a quello di prima, ve lo faccio risentire solo perché così capite questi cliché di Laura che la caratterizzano. E torna. Bellissima questa sfumatura finale, questo passaggio dall'italiano all'inglese. Io credo che lei abbia raggiunto un livello altissimo di maturità vocale, di maturità di persona, di maturità artistica, che le abbia permesso di arrivare lì dove è andata a cantare questo brano in modo veramente spettacolare. Io credo che non ci sono molte parole, perché una persona come lei, che è riuscita ad arrivare lì con questa determinazione, è veramente solo da ammirare, a prescindere dal fatto che piaccia o non piaccia il genere musicale di Laura, ma veramente tantissimi complimenti per la sua capacità di esserci con la testa, di aver veramente, come una professionista con la P maiuscola, fatto sempre tutto quello che c'era da fare, senza tanto distrarsi, senza perdere la testa, determinata, piena di passione, che ama il suo lavoro, lo si sente, lo si percepisce. Quindi veramente tantissimi complimenti a Laura Pausini. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, un commento, o se ti va scrivimi attraverso i social proponendomi altri video reaction. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!